Quale dei due argomenti è di maggiore pertinenza medica? Lo sono entrambi, perché l'uno si regge sulle gambe dell'altro. Difficile in pochi minuti affrontare l'argomento. Comincio con il dire perché si tratta delle fondamenta. In questo soggetto eseguiamo l'esame ecocardiografico per comprendere le ragioni della sua dispnea da sforzo e ci proponiamo di acquisire le immagini e i segnali necessari per riconoscere la severa stenosi valvolare aortica che lo affligge. Ma chi è in grado di capire se l'esame è stato efficace, se lo scopo è stato raggiunto? Se non raggiunge lo scopo, l'esame è inutile, anzi dannoso. Chi si occupa di ecocardiografia in cardiochirurgia lo sperimenta ogni giorno della sua vita professionale, si forgia così. Non è un caso che molti autorevoli esponenti della disciplina hanno questa estrazione. Operano in un contesto in cui il raggiungimento dello scopo è palese. Si valuta tutti i giorni l'affidabilità dell'operatore e l'efficacia della metodica. E tutti gli altri? Quelli che non operano in stretto contatto con la cardiochirurgia? Elementi fondamentali dell'ecocardiografia sono quindi l'affidabilità dell'operatore, cioè le competenze e la capacità di raggiungere il risultato. La metodica nel suo complesso deve essere efficace. L'efficacia misura la quota di successi, la probabilità di raggiungere il risultato desiderato. È imprescindibile quindi definire il risultato e come riconoscerne il raggiungimento. Infine occorre l'efficienza, che misura la quota di risorse investite per raggiungere il risultato. Se non si raggiunge il risultato non c'è efficienza, ma solo spreco. Laboratorio digitale è il concetto che nasconde una parte rilevante delle risposte a questi principi, su cui si reggono l'ecocardiografia e le altre metodiche di imaging cardiovascolare. Se sono riuscito a spiegare il concetto, a piantare il seme, ho già raggiunto lo scopo di questa lettura. Nei pochi minuti che rimangono proverò ad accennare alle ragioni. Sono molteplici le tipologie di impiego degli ultrasuoni in ambito cardiovascolare. A parte il supporto alle procedure interventistiche, tutte le altre metodiche presentano delle differenze, ma anche alcune importanti analogie. Devono tutte rispettare i 3 principi già elencati ed inoltre si prestano tutte all'analisi in fasi logiche che mi appresto ad illustrare. Per ciascuna delle procedure si distinguono 3 fasi. La prima è quella di programmazione e attribuzione. L'esame va programmato solo in elezione, ma va comunque attribuito anche in emergenza-urgenza. Attribuire significa associare indissolubilmente e senza errori l'esame al soggetto esaminato. Non è affatto banale. Mai digitare i dati anagrafici su tastiera. Le soluzioni tecniche attuali sono la worklist per l'elezione e l'ID temporaneo per l'emergenza-urgenza. L'esecuzione si articola a sua volta in 2 fasi. Si comincia con l'acquisizione di immagini e segnali. La qualità di questa fase condiziona l'affidabilità delle successive. Molti sono gli strumenti digitali di supporto all'acquisizione. La selezione automatica con modalità sincronizzata con l'ECG o temporizzata, di brevi clip video da acquisire definitivamente. Poi c'è il supporto digitale all'acquisizione secondo protocollo, funzione personalizzabile, disponibile nella maggior parte degli ecografi, spesso ignorata. C'è almeno un dispositivo in commercio che, riconoscendo le immagini che compaiono sullo schermo, suggerisce all'operatore come orientare il trasduttore per ottimizzare la proiezione anatomica desiderata. E contestualmente attribuisce dinamicamente alle immagini un punteggio di conformità del taglio anatomico in forma di marcatori a codice di colore, un indicatore oggettivo di qualità. Seguono analisi e refertazione. Argomento vasto, difficile da sintetizzare in pochi secondi.
In base ai volumi di attività, piuttosto che avvalersi dell'ecografo, è più conveniente dotarsi di apposite piattaforme dedicate, chiamate impropriamente workstation. L'esame viene trasferito su questa piattaforma, su cui si svolgono le misurazioni, anche quelle complesse, le analisi in post-processing, come l'analisi della deformazione miocardica e atriale, la navigazione e la ricostruzione nel caso di acquisizioni volumetriche tridimensionali. Infine, si redige il referto e si appone la firma digitale. Altra importante novità: questa piattaforma svolge in automatico le fasi di analisi, interpretazione e stesura del referto, fornendo al contempo, anche in questo caso, indicatori di qualità delle acquisizioni e suggerendo anche le ipotesi diagnostiche plausibili. E poi c'è la fase della fruizione, che merita particolare attenzione. L'intero esame, cioè tutto l'imaging ed il referto, deve essere archiviato e reso fruibile, cioè consultabile in modo sistematico. La piattaforma digitale che assolve a questi compiti si chiama PACS. Il PACS comunica con gli ecografi, con le workstation, le cartelle cliniche ed altre componenti digitali del sistema. Riceve l'esame, lo custodisce e ne gestisce la consultazione in remoto. PACS e workstation sono componenti fondamentali del laboratorio digitale, così come finora inteso. Tutte queste componenti, ecografi, PACS, workstation, cartella clinica e le altre componenti, dialogano, scambiano dati, devono interoperare, parlando la stessa lingua, a prescindere dal produttore. Lo fanno rispettando degli standard. Il DICOM è uno standard di comunicazione digitale. Le prerogative dell'imaging cardiovascolare sono differenti da quelle dell'imaging radiologico, ambito per cui furono inizialmente prodotti i visualizzatori dei PACS. Capita tuttora di imbattersi in visualizzatori non ancora capaci di visualizzare correttamente gli esami ecocardiografici come fanno con quelli radiologici, costringendo le aziende sanitarie a dotarsi di visualizzatori supplementari per la cardiologia. Archiviare e rendere fruibile, consultabile sistematicamente ogni esame, oltre che un improrogabile principio di buona pratica medica, è un obbligo normativo, spesso pericolosamente disatteso, con conseguenti rischi e vulnerabilità medico-legali. L'analisi step by step, esposta sommariamente, è il presupposto per riconoscere le funzioni logiche del processo svolte dallo strumento digitale, a prescindere dall'aspetto che assume in uno specifico prodotto commerciale, per evitare di assimilare la funzione a uno specifico prodotto, per acquisire le capacità di analisi critica e di confrontare le funzionalità dei prodotti, per svolgere un ruolo qualificato, attivo, consapevole ed acquisire anche la credibilità e la capacità contrattuale per contribuire all'innovazione tecnologica ed alla transizione digitale in medicina. Cosa intendiamo per laboratorio digitale oggi nel 2024? Finora inteso come un ambiente fisico opportunamente attrezzato, dobbiamo iniziare a considerarlo più in modo concettuale, un'organizzazione funzionale e di risorse strumentali volte a rispondere alle esigenze di ciascuna delle fasi logiche del processo, allo scopo di supportare il raggiungimento dei risultati attesi. È iniziata una nuova era. Lo conferma l'autorevolezza delle parole pronunciate dal nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 31 dicembre del 2023 sul ruolo dell'innovazione tecnologica e dell'intelligenza artificiale. Lo conferma questo autorevole documento che parla di outcome, di risultati. Guardate l'esempio di Cori, un recentissimo tool di intelligenza artificiale che analizza e valuta l'impostazione metodologica di uno studio scientifico. Vi ho mostrato cosa sono già capaci di fare alcuni prodotti in commercio, grazie all'intelligenza artificiale. I produttori ne enfatizzano principalmente la riduzione dei tempi di esecuzione dell'esame e l'ampliamento della base degli utilizzatori.
io scorgo qualcosa di molto importante, poco enfatizzata. La valutazione oggettiva delle caratteristiche qualitative delle immagini e dei segnali, l'introduzione di indicatori di validità, la capacità di avallare il lavoro dell'operatore, di suggerire informazioni cliniche veicolate da quelle immagini e quei segnali. Se un giorno accadesse di poter condurre l'esame con il supporto di fidati, competenti, obiettivi e ragionevoli collaboratori, capaci di assisterci, suggerirci, avallare il nostro corretto operato, se tutto questo accadesse, lo percepireste come una minaccia o un'opportunità? E cosa ne penserebbero i colleghi fruitori ed i pazienti? Chi è interessato può approfondire questi aspetti in questo mio recente documento. Inquadrate il QR code. Mi avvicino alla conclusione dicendo che tutto quello che ho descritto è scalabile. Si modella dalle esigenze del singolo ambulatorio di cardiologia a quelle della più grande azienda sanitaria territoriale. In conclusione, il laboratorio digitale, più che un singolo ambiente fisico opportunamente attrezzato, è un'organizzazione funzionale che supporta tutte le fasi dell'indagine diagnostica per raggiungere i risultati attesi. Rendere sistematicamente consultabile l'esame con la stessa semplicità dell'elettrocardiogramma per ogni paziente, con un solo clic, contribuisce a rendere affidabile la metodica e chi la esercita. Non è solo una obbligatoria buona pratica clinica, ma anche un obbligo normativo. Non farlo penalizza gravemente la metodica e chi la esercita. Ci sono già applicazioni di intelligenza artificiale in grado di valutare il contenuto informativo dell'esame e fornire indicatori di validità. Lasciare che sia il solo operatore l'unico in grado di valutare se raggiunge o meno i risultati attesi penalizza lo stesso operatore e la metodologia diagnostica. Infine, l'esame diagnostico è solo una parte dell'intero processo clinico. Applicare una simile logica di analisi all'intero processo clinico è il passaggio obbligato per sviluppare la cultura che ci consentirà di partecipare attivamente, consapevolmente ed acquisire anche la credibilità e la capacità contrattuale necessarie per contribuire alla transizione digitale in medicina. Grazie per l'attenzione.